ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo una lettura del nostro Lui Lei con un altro tema. L'abbiamo fatto nella scorsa settimana col tema le relazioni come iniziazioni dell'anima e oggi andiamo a fare un tema che in questi giorni è ridondante, ma è un video ovviamente sempre valido perché lo stiamo facendo proprio a tema, quindi appena ti capita è questo. Il tema che andiamo a affrontare oggi è il ritorno di qualcuno che non hai mai dimenticato. Eh sì, perché quando qualcuno torna, una persona torna, è perché non ha finito di dire il suo mito, la relazione non ha finito di dire il suo mito, no? Di raccontare il suo mito. Quando il passato ritorna sotto forma di una persona, quando il karma lo permette in tal senso, è perché proprio non ha finito di raccontare il mito. E tutto è mito, tutto è narrazione, tutto è proiezione dell'anima. E allora oggi affronteremo questo tema perché il passato non è soltanto una persona che rientra, ma è l'eterno ritorno dell'uguale di Nietzsche. Tutto torna nell'infinita ruota del samsara, delle proiezioni, delle immagini. E tutto torna affinché tu possa salire sempre di più di consapevolezza. Il passato sono emozioni, emozioni per mezzo delle quali noi riusciamo ad attraversare le nostre zone in ombra più buie, e può tornare una persona o il pensiero di una persona, ma quella persona si fa veicolo sempre di una stessa emozione. Allora la tua anima sceglie se quella stessa emozione rientra con una persona, e se quella cosa è più forte per te, è più comprensibile, allora rientra con una persona, altrimenti rientra con delle dinamiche con persone nuove. Oggi andiamo ad affrontare proprio il tema con una persona. Il linguaggio sciamanico, come sapete, è il più efficiente ed efficace in assoluto. State sperimentando dei successi grandiosi. La meditazione sciamanica ci invita alla contemplazione di ciò che ci accade fuori e dentro di noi. Perché? Perché non esiste differenza fra il mondo interiore e il mondo esteriore. Perché? Perché tutto ciò che vedo al di fuori di me è solo una proiezione dell'universo che ho dentro. A tal proposito, in questi anni, e vi introduco una nuova cosa che stiamo facendo sul canale rispetto alle consulenze private. In questi anni ho notato che si parla sempre di più di relazioni tossiche, no? Narcisismo, attaccamento evitante, attaccamento ansioso, quelle etichette che ci imprigionano, però che possono allo stesso tempo liberarci. Per esempio, da quella relazione che mi fa profondamente male, che non porta a una crescita, a un potenziamento reciproco, ma solo verso la distruzione. E anche quando ci ritroviamo a recidere il cordone ombelicale che ci lega a quel tipo di relazione, sempre ammesso che riusciamo a tagliarlo, perché si tratta spesso di una prigione vera e propria, no? E allora spesso, anche se riusciamo a tagliarlo, spesso ricadiamo in dinamiche identiche. Quindi tagliare quel cordone è assolutamente possibile, sì, e non implica agire sulla relazione o sulla persona, ma su di te, su noi stessi. Lo sapete bene quanti percorsi abbiamo fatto insieme, centinaia, e quanti risultati straordinari che abbiamo ottenuto. Allora, per capirlo, per recidere questo cordone, allora quali doti devi sviluppare perché possa tu vivere una relazione felice e soddisfacente? Quali sono queste doti? Perché? Perché la relazione che tu desideri esiste, anche quando la mente ti dice non è così, non è così, ok. Allora ecco che desidero invitarti, soprattutto per le tantissime consulenze che mi sono arrivate rispetto alla relazione, a partecipare alla giornata che stiamo elaborando di consulti privati dedicati a liberarsi dalle relazioni tossiche. Andremo a vedere qual è l'energia che ti anima oggi, la vera energia dell'anima, che cosa devi lasciare andare o pacificare, e che cosa devi invece accogliere
per vivere la relazione dei tuoi sogni. Un po' l'anima gemella, quindi entrare nella frequenza dell'anima gemella. E quindi stiamo organizzando una giornata su questo tema. Quindi scrivetemi sempre all'indirizzo mail taromantic21@gmail.com e uno dei ragazzi del mio staff o Roberto Claudio Maria, che qualcuno di voi mi ha detto ma sì, ma tutto insieme Roberto Claudio Maria, sì, tutto insieme, ogni tanto si incazza se non lo chiami tutto insieme. Vabbè. Roberto Claudio Maria, la Vittoria, Morgan, ci stanno, ci aiutano a organizzare tutte le consulenze e i percorsi individuali che andiamo a fare, ma stiamo organizzando questa giornata sulle relazioni tossiche, in merito proprio a come entrare nell'energia invece che la tua anima sta chiamando, ok? E quindi vi ho fatto questo annuncio, ok? Così anche ragazzi miei, ragazzi, chi mi ha già scritto per le consulenze private, allora scrivesse in oggetto consulenza relazioni tossiche per capire rispetto al tema che andiamo a fare, va bene? Quello che vi ho appena descritto. E per il resto continuiamo il nostro straordinario lavoro e oggi ci concentriamo su questo spazio di consapevolezza legato al ritorno di qualcuno che non hai mai dimenticato in questi giorni. Abbiamo visto anche nelle previsioni settimanali che c'è questi ritorni per essere pacificati. E oggi entriamo in questo spazio sacro dedicato proprio al ritorno di qualcuno che non hai mai dimenticato. Per le ragazze nuove sotto all'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni per familiarizzare col percorso sciamanico che ho messo a disposizione per tutti voi. Allora, mi metto lo schemino che ho fatto qua, sarà una lettura bellissima, che risveglia proprio quelle memorie, capito? Quelle memorie, bellissime. Allora, mettiamoci lo schemino qua. Chiedo al mio amante invisibile, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, verità, consapevolezza e direzione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. La divideremo in 3 atti. Primo atto lo chiameremo il ritorno. L'energia di lui ora, o della persona, insomma. L'energia di lei ora, qual è il suo stato emotivo attuale? Terza carta, cosa riattiva questo ritorno tra lui e lei? Cosa riattiva questo ritorno? Memorie, desiderio, karma. Cosa riattiva questo ricordo tra loro? Ritorno. Partiamo da qui. Allora, l'energia di lui ora, cosa sta vivendo interiormente? 7 di coppe. Sta vivendo molta confusione, però è animato dall'emotività. Sta vivendo, è confuso, Scusate? Ci stiamo parlando di ritorno, mi suono del telefono, uno è tornato! Incredibile! Vabbè dai, piccola parentesi, incredibile comunque, incredibile. Incredibile, è un mio amore del passato, incredibile. Vabbè, quindi è confuso pure il mio. Vabbè, è interessantissima comunque questa cosa. Vabbè, dai, ok. Allora, stavo dicendo, cosa sta vivendo interiormente? E questa l'immagine, e questa è l'immagine. Sai, il 7 di coppe è la confusione, ma al tempo stesso è anche
l'immaginazione con te, no? Con l'altra persona, a livello emotivo, cosa potremmo fare, questo, quest'altro, cosa potremmo fare? Quindi sono le coppe, animato da emozioni, non sa ancora bene come, un po' di nebulosa, ma come? Ma sono animato da questa emozione, sta vivendo un'emozione dentro, un'emozione di confusione. Potrebbero esserci delle altre opzioni, ma al tempo stesso stiamo parlando di perché rientra, no? E quindi c'è un'emozione che lo guida tra queste coppe, c'è un'emozione forte che lo guida, che è più forte di tutte le altre coppe, no? C'è questa emozione. Andiamo a vedere qual è l'energia di lei ora. Bellissima, lei ha una grande stabilità raggiunta, 10 di denari. Il suo stato emotivo attuale è di prosperità. Stato emotivo, eh? Il 10 di denari è radicamento. L'energia femminile è radicata nella propria eredità spirituale. Non si, non si fa smuovere da false promesse, da falsi incanti. È radicata emotivamente, mm, in quello che veramente vuole. Non si lascia, lei vuole il castello, lei si è costruita il castello è proprio la sua struttura interiore, perché abbiamo chiesto come sta a livello emotivo attuale. Io vedo l'energia femminile che sta molto bene radicata nella sua casa, nella sua famiglia, nel suo lavoro, in ciò che per lei è importante, in ciò che per lei conta. Lei sa esattamente cosa conta per lei e allo stesso tempo è radicata in quello che per lei conta. È una quercia, una quercia. Vediamo già, si prefigurano già due energie molto diverse, più confusa e più radicata. Non è né male né bene, stiamo osservando e estrapolando lo spirito, l'essenziale. Vediamo cosa riattiva questo ritorno tra loro. Cosa riattiva? Ah, ci picchia il 5 di coppe, delusioni, abbandoni, pentimenti, sensi di colpa. Il dio della tristezza, la dea della tristezza, la dea dell'abbandono, il 5 di coppe. Sono veramente incredibili le carte. Cosa riattiva questo ritorno tra loro? Riattiva una memoria karmica legata alla ferita dell'abbandono. Una ferita karmica legata, una memoria karmica legata alla ferita dell'abbandono, la dea dell'abbandono. Qua abbiamo infatti lui, in questo caso, con il perdono, si inginocchia e lei con le mani in testa. Cioè, però ci sono, qua le tazzine dovrebbero essere le coppe versate, le coppe ancora piene, no? Al di là che c'è una richiesta di scuse o un perdono, la necessità di esprimere questa emozione, molte energie maschili c'è la necessità di esprimere un'emozione di scuse, e le energie femminili anche loro sono coinvolte in questa ferita d'abbandono, no? E c'è la dea dell'abbandono, sì. Andiamo a vedere nell'atto secondo ciò che non è stato mai chiuso. Qua ci metteremo 4 carte. Che cos'è che non è stato mai chiuso tra di loro? Quarta carta, cosa lui non ha mai dimenticato di lei? Cosa lui non ha mai dimenticato di lei? Con lei si elevava il Papa. Con lei ha raggiunto e raggiungeva livelli di consapevolezza altissimi.
il Papa. Cosa lui non ha mai dimenticato di lei, il Papa. Questa è l'immagine. Ho preso queste carte apposta, Qua c'è lui e lei che vanno verso la luce, no? Della consapevolezza. Insieme si elevavano e raggiungevano livelli di consapevolezza anche spirituali altissimi, e questo lo permeava in ogni cellula del suo corpo. Lei era il ponte, è il ponte tra di qua e di là. Colei che lo ha fatto evolvere, maturare verso una maturità animica senza la quale non avrebbe potuto raggiungerla. Sì, caspita. Cosa lei non ha mai dimenticato di lui? Cosa lei non ha mai dimenticato di lui? Il 9 di bastoni. Due cose lei non ha mai dimenticato di lui: la resilienza, cioè la capacità di combattere nonostante le sfide che lui avesse già avuto nella vita, la capacità di non arrendersi, e anche la capacità, anche quel non fidarsi subito degli altri, ma concedere il beneficio del dubbio. Cosa lei non ha mai dimenticato di lui? Il 9 di bastoni, quel provarci, no? Quel provarci ancora, quell'essere resiliente davanti alle sfide della vita nonostante le battaglie che lui poteva aver già combattuto nella sua vita. Questo è ciò che lei non ha mai dimenticato di lui. Non arrendersi mai, il fatto che non si arrendesse mai. Qual è la ferita oppure il nodo rimasto aperto? Il nodo. La ferita o il nodo rimasto aperto? La chiamata dell'anima. Il giudizio mi parla di un affrontarsi per decidere, un affrontarsi veramente per decidere. Il giudizio è la chiamata dell'anima, non aver risposto completamente alla chiamata dell'anima. E la chiamata dell'anima, ce lo dice il 5 di coppe, che cos'è? Il 5 di coppe è la dea dell'abbandono. Ecco perché rientra questa persona per definire il mito della dea dell'abbandono, cioè da una parte affrontare lei chiedendo scusa o comunque facendo le sue scuse, e lei accettare la dea dell'abbandono come una forza alleata, una forza alleata. E non contro di lui, perché la persona è sempre il veicolo che ti porta a vivere quell'emozione che tu necessiti di vivere. Affrontarsi faccia a faccia è il giudizio, rispondere alla chiamata dell'anima, prendere la decisione guardandosi negli occhi, dirsi tutto. Qual è il dono evolutivo di questo ritorno? Che mi stava uscendo? Ah, il 9 di coppe, non avevo dubbi che uscisse un 9 qua, però lo voglio estrarre io. Il dono evolutivo di questo ritorno. Il dono evolutivo di questo ritorno. Si è girata da sola, vediamo quale carta è. 8 di bastoni.
riprendere le comunicazioni. Come dono evolutivo l'otto di bastoni mi parla di svegliarsi a qualcosa di diverso. Qua abbiamo lui con la mela. L'otto di bastoni come dono evolutivo mi parla di una riattivazione delle energie affinché ci possa essere un confronto evolutivo. Un confronto evolutivo. Quindi il dono evolutivo di questo rapporto e sono quelle di parlarsi, di strutturare in parole quello che è stato e di confrontarsi sulla base verbale. Magari non è stato fatto, altrimenti non mi esce. Giudizio 8 di bastoni parlano proprio di comunicazioni, di parlarsi verbalmente, perché qui il portale dell'anima ha a che fare con il confrontarsi verbalmente da cuore a cuore. Parlarsi, confrontarsi da cuore a cuore, al di là di quello che se ne fa del rapporto. Adesso andiamo a vedere qual è il potenziale futuro. Però qua io vedo che parlarsi da cuore a cuore, veramente con maturità emotiva. Sì. Vediamo, atto 3, la nuova possibilità. Andiamo a vedere adesso il futuro. Ottava carta, cosa desidera ora l'anima di questo legame? Cioè 1 più 1 fa 1 più 1 fa 3, 1 più 1 fa 1. L'anima di questo legame, no? Cosa desidera ora l'anima di questo legame? Un completamento, una fine di ciclo, il mondo. L'anima di questo legame vuole che si chiudano delle ferite aperte, che sono quelle di parlarsi faccia a faccia rispetto a parlarsi con il cuore rispetto a la dea dell'abbandono, quello che si è provato, quello che si della verità da cuore a cuore senza ego. E quindi l'anima del legame vuole che ci sia questo completamento, perché senza questo completamento non si può accedere a un amore appagante, sia con questa persona o con un'altra persona. Che ci sia questo completamento, vuole il successo di questo mito. Ok, vediamo adesso, nona carta, qual è il messaggio per te da parte del tuo amante invisibile, dell'amante mistico, per chi non è avvezzo ancora allo sciamanesimo, del tuo spirito guida. Quindi il messaggio dell'amante mistico per te. L'eremita. Guarda con saggezza quello che è accaduto nel tuo passato con questa persona, con saggezza, non con ego. Guarda profondamente cosa è accaduto, fallo con il cuore e segui solo la lanterna interiore senza il chiacchiericcio della mente o delle altre persone. Il messaggio dell'amante mistico è: sii saggia o sii saggio e segui solo la lanterna interiore, la voce interiore che io ti sto dicendo adesso, ti dice l'amante mistico. Pacifica le emozioni del tuo passato con questa persona. Qua dobbiamo fare la formula pentacolare, ragazzi miei, ragazzi, formula pentacolare, questo ti sta chiedendo l'amante mistico con l'eremita. L'amante mistico ti sta dicendo non guardare l'altra persona, perché è solo un veicolo di quello che io voglio farti sperimentare, cioè determinate emozioni. L'emozione principale è la dea dell'abbandono. Allora, non guardare, ti dice l'amante mistico con l'eremita, l'altra persona come un soggetto distinto e separato da te, ma come una proiezione delle tue ombre più profonde. Allora, come ti relazioni a quelle ombre?
allora relazionati a quell'ombra, alla dea dell'abbandono, facendo la formula pentacolare, e agisci con calma, senza fretta, soltanto ascoltando quello che ti arriva dopo la pacificazione. Sì, la forza, vedi, abbi il coraggio di ritirare le proiezioni con l'altra persona, come si ritira l'eremita dal mondo, no? Tu abbi il coraggio di ritirare le proiezioni e di sentire il cuore. Il cuore significa la pacificazione dell'immagine. Non fare le cose di fretta, ti dicono. Allora, qual è la possibile evoluzione tra loro? Qual è la possibile evoluzione tra loro? Si mettono finalmente le cose bene, si fa giustizia, si parla chiaro, si taglia ciò che si deve tagliare, si ha la forza, di nuovo la forza qua sotto, di equilibrare le cose, si ha la forza di sentire cosa è stato squilibrato, si ha il coraggio di sentire cosa si sistemano le cose, in merito a cosa, si ha il coraggio di portare tutto fuori e di prendersi la responsabilità di quello che è accaduto da ambo le parti. Questo genera giustizia e chiusura di karma. Grazie a cosa? All'introspezione, seguire solo la voce interiore. Allora, qualcuno qui ha tante possibilità, quella che può essere anche detta confusione. Lui ha tante possibilità, tanti scenari diversi. È come se stesse cercando di capire ancora cosa sente davvero. Io vedo lui come un cuore che si muove tra i ricordi. Ricordi, domande, sai quando pensi a qualcuno, ti fai delle domande, dici ma chissà se avessi fatto così, se avessi fatto così. Dall'altra parte c'è una lei più radicata, una lei che sa cosa significa davvero costruire, che sa dare valore a un legame, che sa immaginare qualcosa di stabile, di profondo. Lei ha un cuore che non gioca con l'amore, perché quando ama, ama davvero. E quello che riattiva questo ritorno è una memoria emotiva antichissima. Perché questo 5 di coppe ti fa dire a entrambe le parti, ma forse tra noi non è finita davvero, forse c'era qualcosa di in più. Perché è come se questo 5 di coppe lo immaginassi come un cuore, no? Sospeso nel tempo, come quella malinconia dolce che non è mai stata completamente attraversata. Ecco perché dico formula pentacolare qua. Ancora più in profondità, lui non ha mai dimenticato l'integrità di lei, la tua profondità, quella sensazione che con te non si stava vivendo qualcosa di superficiale come magari ha già vissuto. Con te c'era un senso, il Papa è un senso, un valore sacro nel legame. Non era una storia qualunque, era una storia sacra. E tu non hai mai dimenticato quella forza di cui ti ho parlato prima. E la resistenza interiore, quella capacità sua di restare in piedi anche quando la vita lo mette alla prova. È qualcuno che nella tua memoria rimane come un guerriero stanco ma ancora presente. E il nodo rimasto aperto tra di voi riguarda proprio questo, c'è qualcosa che non è stato davvero chiuso col giudizio, che riguarda questa emozione qui. Queste due carte mi parlano come se tra voi ci fosse stato un momento decisivo che ha cambiato il corso delle cose. Boom! Un momento decisivo, boom, cambia le cose.
ma che non ha mai trovato una vera integrazione questo momento decisivo, cioè non è stato un semplice addio, è stato un risveglio interrotto. Ed è proprio per questo motivo che questo ritorno ha una funzione molto particolare, cioè rimettere in movimento l'energia tra di voi, riattivare parole, messaggi, verità che forse non erano mai riuscite a uscire veramente. E quando queste due persone si ritrovano in questo modo, sempre, dico sempre, succede che tutto riprende a scorrere molto più velocemente, come se il tempo perso volesse recuperarsi subito, capito? Con quest'otto di bastoni. L'anima di questo legame desidera chiudere un ciclo nel modo giusto, oppure aprirne uno nuovo, molto più maturo. Cioè qua mi dice che è come se tra voi ci fosse la possibilità di arrivare finalmente a una forma piena, intera. Però il messaggio più profondo per te è che prima di guardare l'altro devi fare un piccolo viaggio dentro di te, con l'eremita. Perché qua c'è con l'eremita una verità che ognuno deve ritrovare nel proprio cuore, nel proprio silenzio. È una verità che ognuno di voi deve ritrovare nel proprio silenzio. Perché quando si capisce davvero cosa si vuole e chi si è diventati, anche gli incontri tornano con un senso molto più chiaro. Quando tu fai il viaggio interiore nel tuo silenzio, quando la persona rientra e tu vedi un senso molto più chiaro perché hai fatto il viaggio nel silenzio. E la possibile evoluzione tra di voi parla proprio di questo equilibrio, di questa chiarezza, di queste verità messe sul tavolo, parlandosi proprio. Non un amore confuso o sbilanciato, ma una relazione che trova finalmente la sua misura giusta, la sua collocazione giusta. E infatti molte volte il ritorno di qualcuno che non hai mai dimenticato serve proprio a questo, cioè a rimettere ordine nel tuo cuore, al di là dell'altra persona, e permettere all'amore di diventare finalmente giusto per entrambi. Quindi questo ritorno cosa porta davvero nella tua vita? La chiarezza nel cuore. Allora ti dico, per alcuni di voi questo ritorno potrebbe essere proprio l'occasione per rimettere insieme i pezzi. Perché poi quando due persone si incontrano, no? E poi avviene qualcosa e poi crescono separatamente, si dividono, poi la vita le fa ritrovare quando sono più mature, più consapevoli. E in questo caso questo ritorno serve a costruire qualcosa di molto più equilibrato rispetto a quello che c'era prima. Cioè qualcosa che finalmente può stare in piedi, quando esce la giustizia, stare in piedi. Per altri di voi invece questo incontro ha una funzione diversa, te la spiego subito. Serve a chiudere un cerchio. Sai a che cosa serve? A dirsi quelle parole, quelle verità che non erano state dette all'epoca, a guardarsi negli occhi con una coscienza nuova e capire questo. Adesso possiamo lasciarci andare davvero senza più pesi nel cuore. Allora, quando un amore antico torna così, è perché l'anima vuole mettere ordine, vuole portare giustizia dentro la storia, per non far riperpetuare le stesse dinamiche con persone poi diverse, per prepararti all'amore, no? Al tuo amante mistico, che eccolo qui. E quindi, quando è quest'altro caso, invece, quando ritorna senza affinché vi possiate lasciare andare davvero senza più pesi nel cuore, l'amore vuole portare giustizia dentro la storia, come ti ho appena detto. E la giustizia in amore non significa sempre restare insieme, significa che ogni cuore, il tuo e il suo, ritrova il suo posto giusto.
Quindi per qualcuno sarà un nuovo inizio con questa persona, per qualcun altro sarà una liberazione dolce, non drammatica. In qualsiasi caso, quando esce la giustizia non c'è più dramma. Giustizia col giudizio, no? Non c'è più dramma. In entrambi i casi, sia che ci sia un nuovo inizio o che ci sia un nuovo inizio separato, in entrambi i casi succede sempre la stessa cosa. Che cos'è questa cosa? Che il cuore smette di restare sospeso nel passato e torna finalmente in equilibrio con la propria verità. Torna in equilibrio con la propria verità interiore. E quando questo accade, qualsiasi strada si apra dopo è sempre una strada più libera, più adulta, più vera, più leggera, più gioiosa. Wow, è molto profonda questa lettura. Voglio mettere solo alcune specifiche con queste. Sulla terza carta, cosa riattiva questo ritorno tra loro? Sul 5 di coppe. Cosa riattiva questo ritorno tra loro? 5 di coppe. 5 di spade. Sono parole non dette in merito a ego, in merito a autosabotaggi, in merito 5-5, 5-5-5 con il Papa, no? Allora, la dea dell'abbandono, la ferita dell'abbandono, la tua mente razionale, la vostra mente razionale, tua e di quest'altra persona, ha cercato di analizzare: è colpa tua o dovevi fare questo, dovevi fare quest'altro, perché la mente razionale voleva vincere. Qual è il risultato migliore per la mente razionale? Dov'è che si denota che ha vinto? Quando ti fa sentire vittima della dea dell'abbandono. Tutte a me, e lui è scappato, lui se n'è andato, o dovevo fare così, o dovevi fare così, ho sbagliato io, ho sbagliato. Ecco il 5 di spade. Tutte quelle domande anche che questa persona si sta facendo e che a te hanno insegnato tanto, tu sei radicato, comunque l'energia di lei è radicata, però se arriva è per farti fare un altro salto. Adesso, cosa lui non ha mai dimenticato di lei con il Papa? Mamma mia, il 2 di coppe. Cioè, non ha mai dimenticato la sacralità di questo rapporto, si sentiva riconosciuto e questo l'ha spaventato. O comunque sia, non è che l'ha spaventato, non è che si poteva fare qualcosa in merito, è la consapevolezza che si doveva raggiungere grazie anche alla separazione. Il Papa col 2 di coppe, questa è un'unione straordinaria. Non ha mai dimenticato che questa è l'unione più bella che abbia mai potuto sperimentare nella vita. Si sentiva riconosciuta questa persona nel rapporto, nell'amore, anche tu. Lui, o comunque questa persona, non ha mai dimenticato l'unione sacra e inscindibile, il vincolo, il legame sacro tra di voi. Impossibile, perché è nelle viscere. Mamma mia. Cosa lei non ha mai dimenticato di lui? 9 di bastoni. Regina di spade. Tu non hai mai dimenticato la sua capacità di tenerti testa. Nonostante la stanchezza, nonostante Regina di spade, non hai mai dimenticato la sua capacità di tenerti testa e di anche di quello che diceva, nonostante fosse stata una persona ferita, come tutti abbiamo le nostre ferite, no? Però non si arrendeva.
anche la capacità di tenerti testa nei silenzi, la capacità di tenerti testa nelle circostanze più difficili. Non hai mai dimenticato questo, e questo l'hai preso come acquisizione tu per costruire la tua cattedrale interiore, eh? Guardate quanto sono utili proprio le cose a specchio. Ok, la ferita o il nodo rimasto aperto sul giudizio. La storia si è interrotta da un momento all'altro, Cavaliere di Bastoni. Il corso degli eventi ha portato a una boom, una cosa velocissima con Cavaliere di Bastoni, perché doveva essere così. Il dono evolutivo di questo ritorno con l'otto di bastoni. Bisogna parlarsi, guarda, c'è il mago, una carta stupenda. Le tue parole e le vostre parole adesso saranno medicina. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea. La capacità di dire esattamente delle parole che andranno a creare una realtà di successo per entrambi, indipendentemente da come si evolverà il rapporto. Quindi anche la capacità di creare un nuovo rapporto pieno di successo per alcuni di voi, o comunque, come ti ho detto prima, quando esce la giustizia come dono finale, come possibile evoluzione tra di voi, qualsiasi cosa accada in questo rapporto, ciò che accade è benedetto per farti godere nell'amore. Ok, adesso vediamo cosa desidera ora l'anima di questo legame sul mondo. Vuole che si mettano in chiaro delle questioni irrisolte con delle 5 di bastoni, 5, 5, 5. L'anima di questo rapporto vuole che si parli anche in modo completo delle dissonanze, dei litigi, magari dovute anche per l'intorno che avevate intorno, le altre persone o amici, familiari o parenti o altre persone, o semplicemente concludere un litigio sospeso, o concludere o portare a compimento una situazione di tensione che è stata sospesa. Va bene? E vediamo qual è il messaggio dell'amante invisibile per te, dell'amante mistico, del tuo amante mistico sull'eremita. Bellissimo, mamma mia. 6 di coppe, re di coppe. L'amante mistico vuole che tu... Allora, se devo andare un po' più in profondità, che tu pacifichi il rapporto con il padre. Lo potete fare attraverso il rituale erotico con la Kundalini, pensando all'immagine di padre, va bene? Più in profondità. Ma soprattutto ti dice, segui la tua saggezza interiore e vedrai quanto amore tu riesci a sperimentare nel rapporto che scegli di avere. Guarda più in profondità e vedi quanto amore riesci a sperimentare nel rapporto che scegli di avere, connettendoti con la tua bambina o il bambino interiore. E anche il rituale occulto della Kundalini qua. Allora, guarda, queste sono carte bellissime sull'eremita con re di coppe e il 6 di coppe, è proprio una cosa bellissima, nostalgica e stupenda. Allora, l'amante mistico ti sta invitando, che è il tuo spirito guida, ti sta invitando prima di tutto a tornare dentro il tuo cuore, a non prendere delle decisioni solo con la nostalgia o con la paura di perdere l'altra persona, cioè ti dice fermati un attimo e ascoltati davvero. Perché? Perché quello che si riattiva con questo ritorno è qualcosa di bellissimo, di tenerissimo, molto antico. Il 6 di coppe è la carta delle memorie antiche, no? È una memoria del cuore, una sensazione di familiarità, come se tra di voi ci fosse sempre stato un filo invisibile che non si è mai spezzato del tutto. Allora,
ma proprio per questo l'invito è diventare emotivamente maturi dentro questa storia, cioè non restare nella versione giovane, ingenua, nostalgica dell'amore, perché l'anima ti sta chiedendo di stare in questo legame con un cuore più consapevole, un cuore più profondo, più padrone di sé. Cioè mi dice riconosci la dolcezza di ciò che avete vissuto, onora questo legame che vi ha uniti, ma scegli con un cuore adulto, capace di amare senza perderti. Perché quando l'amore incontra la tenerezza e la maturità insieme, allora in quel momento può diventare davvero qualcosa di bello, di libero, gioioso e soprattutto nutriente per entrambi, mi spiego? Prima ti ho nominato l'archetipo paterno, sì, e quindi pacificazione sull'immagine con l'archetipo paterno, che però non è veramente mai il padre reale, no? Ma è quell'energia dentro di noi che rappresenta la protezione emotiva, la guida, la maturità del cuore. E quindi che sì, noi facciamo la pacificazione con le immagini di padre biologico per pacificare questo tipo di archetipo che ti ho appena menzionato. Quindi è come se l'anima ti stesse chiedendo di guardare questa relazione anche da un altro punto di vista, cioè non solo con gli occhi dell'innamorata o dell'innamorato, ma con quelli di una persona che è diventata capace di essere padrone delle proprie emozioni, di prendersene cura, di dare stabilità al sentimento. E quindi ehm, questo come re di coppe, e a fianco al re di coppe abbiamo il bambino o la bambina interiore, cioè quella parte di te che ama in modo puro, in modo spontaneo, in modo nostalgico, che ricorda i momenti belli, no? Quei momenti belli che ce li ha nel cuore come piccoli tesori. E quindi il messaggio dell'amante mistico è proprio questo: questa relazione riattiva il tuo bambino o bambina interiore, ma l'anima ti chiede di incontrare la tua bambino o il bambino interiore con l'adulto emotivo. Questa si chiama adultità animica. Quindi in termini sciamanici è come se due spiriti si incontrassero dentro di te, la parte innocente che ricorda l'amore e la parte saggia che sa come custodirlo senza farsi ferire. E allora quando queste due parti si allineano succede qualcosa di molto potente, perché l'amore smette di essere la nostalgia del passato, in passato avevo tempi migliori, eccetera, smette di essere quella roba lì e diventa cura, consapevolezza e maturità del cuore. E quindi questo amore ti sta portando questo tipo di iniziazione, cioè far dialogare la tua bambina o il bambino interiore con il tuo cuore adulto. Mi spiego? Wow, wow. Vediamo sulla giustizia. Nella possibile evoluzione tra di loro, bellissimo, l'asso di spade, le parole che non ti ho detto, cioè tutto quello che non è stato detto, una verità che trancia ogni tipo di sospensione. Allora, come ti ho detto anche prima, il lasso di spade mi fortifica la giustizia, il parlarsi metterà in equilibrio tutto, tutto. E vediamo adesso con i miei potenti oracoli, lui lei, che potete trovare sotto nell'info box, cosa muove questa persona nei tuoi confronti, cosa ti dirà. Cioè, il tuo amante invisibile capirai perfettamente che ti ha sempre custodito lui, cioè sei sempre stata protetta o protetto e guidata, e riconoscerai questa persona come un aspetto del tuo amante invisibile. Vuole che tu ti riconcili a quell'aspetto lì. Lo facciamo sempre con le pratiche sciamaniche, sapete quanto sono potenti, e quelle sono le più efficienti e le più efficaci in assoluto. Adesso andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona, perché qua si parla, si parla.
Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, e forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Ed è proprio ad hoc questo messaggio. E qua ha capito che c'è amore grazie alla separazione. Ha capito che c'è amore grazie alla separazione. In questa separazione ha sentito questo grande amore, ma io te l'avevo già detto qua. Che cos'altro ti dirà? Ti sto aspettando. Ti sto aspettando. Sta aspettando te, le tue scelte, la tua decisione. Non prendertela di fretta, dice l'eremita. Aspetterà te, la tua decisione. Ti sto aspettando. O come se ti avesse sempre aspettato, anche se magari la tua mente razionale ti dice lo contrario. Non è così. Che cos'altro ti dirà? Aiutami, ti prego. Aiutami, ti prego. C'è una richiesta di aiuto qua, di comprensione. Perché ti dice aiutami, ti prego? Perché a te ti vede come l'assoluto. Il Papa è 2 di coppe, chiede all'energia femminile di aiutarlo. Tu devi essere te stessa, o te stesso, non devi fare nulla, tanto lo sai già cosa farai. Ti ho detto l'approccio quale deve essere: adultità animica, compassione, ma allo stesso tempo anche apertura verso l'adultità. Chi è un adulto? Colui che comunica, che parla, che mette a posto le cose, che si affida alla dolce tristezza, dolce malinconia, non vede l'altro come il suo carnefice, ma vede il veicolo nell'altro di una certa emozione che doveva vivere per radicarsi in sé. Questa sei tu, o sei tu. Mettiamone delle altre. Si è scoperta questa persona come se aver perso qualcosa di molto grosso, però adesso ne è consapevole, capito? E qua c'è un grande potenziale per chi vuole realizzare una relazione con questa persona. Chi non la vuole realizzare, c'è un grande potenziale per te con altro, perché te l'ho già detto. Lotterò per te. Lotterò per te. E questo è il 9 di bastoni, la resilienza. Lotterò per te. Molto bella, molto poetica questa lettura. Sei la mia vita. Sei la mia vita. È molto molto bello e poetico, al di là di quello che tu scegli di fare, perché qua la consapevolezza ce l'hai tu, anche tu con 10 denari, no? Ce l'hai tu la consapevolezza. Però anche questa persona, cioè tu stai ascoltandomi adesso, e il senso qual è? Questa persona ha la consapevolezza di questo grande amore. Alleati con le emozioni, prenditela con calma, pacifica gli eventi e poi lascia che sia il tuo amante mistico a guidarti, il tuo amante invisibile, capito? Vediamo perché accade questo ritorno. Vediamoci, abbiamo già capito, però per cosa ci dicono questi altri oracoli? Per insegnarti il potere della pazienza, eremita. Per insegnarti il potere della pazienza.
Sì, la pazienza è ad ampio raggio, la pazienza è ad ampio raggio, nel senso tutto in natura si fa secondo i ritmi naturali che noi abbiamo perso, i cicli naturali che noi abbiamo perso, no? Stando molto nella mente. Quindi la pazienza è un'arte che è importante in tutti gli aspetti della tua vita e allora attraverso questa persona tu puoi fare allenamento su questa pazienza, o l'hai già fatto, comunque quello che è accaduto è questo, sta accadendo è questo, affinché tutto ciò che semini nella tua vita possa nascere, possa germogliare secondo i cicli naturali e non andare perso. Questo è il senso della pazienza. E non bruciarlo prima del tempo, ecco. Su aiutami ti prego, sull'aiutami ti prego, l'archetipo. Su aiutami ti prego. Padre, non ci posso credere. Non ci posso credere, padre. Questa persona vede in te la capacità di aiutarlo a creare, a dare appoggio alla vita stessa. E questa persona vede in te quella luce che gli permette di orientarlo verso il senso di protezione, il senso di accoglienza, a diventare padre. Padre come archetipo, te l'ho già detto qua, comunque l'avevo già nominato, non a caso mi esce, quindi ha a che fare con tutta questa energia. La capacità di accogliere le emozioni, di essere padroni delle proprie emozioni e anche di saper dare guida. Chi è il padre? Colui che dà guida, guida e visione. A questa persona tu, la tua presenza gli dà la capacità di avere la visione e la guida. Cioè, pacificando il tuo rapporto con il padre, tu dai questa anche a livello inconscio, lo facciamo, basta prenderne coscienza. Il padre non solo a livello biologico, il padre è la luce orientata alla guida, no? Alla protezione, alla guida, è il tuo daimon, è la visione. La visione nostra viene spesso offuscata dalle memorie ereditate di quando nelle nostre vite precedenti abbiamo seguito la mente razionale per un sistema, per una società a discapito della vera guida. E allora stiamo andando incontro a delle relazioni, in questo caso il passato rientra per farci avere una guida vera, una guida a livello psichico, spirituale da seguire. E nelle relazioni noi facciamo esperienza di questa guida. Sì. Vediamo le carte queste. Sempre su cosa rappresenti per lui con le carte di chakra, come ti vede, cosa lei rappresenta per lui. Il settimo chakra, l'ho appena detto, cioè ho appena il puro potere spirituale. I sentimenti di un cuore risvegliato, the feelings on awakened heart, i sentimenti di un cuore risvegliato. Tu risvegli il suo cuore, questo è il settimo chakra, ciò significa il settimo chakra, quando Kundalini sale fino al settimo chakra diventa puro potere spirituale, la capacità di non vedere più la dualità, la capacità di vedere la missione, intesa non come la vedi quando segui l'ideale del quarto chakra, ma proprio vedi la perfezione del tutto, di tutto, gioie e dolori, vedi la perfezione di tutto, ti vede così, o vede l'energia femminile così. Ti vede come padre, ti vede come madre, ti vede come questo archetipo, no? Come questi archetipi qui. La capacità di realizzare nella sua pienezza qualsiasi cosa, così ti vede. Piena, se ti riscontri l'energia femminile, piena, però questi archetipi sono dentro di noi, l'energia femminile piena con la capacità di realizzare qualsiasi cosa in modo autonomo,
quindi di condividere la propria interezza con l'altro, non il bisogno, no? Ok, mettiamoci le carte della dea. Ah, aspetta, queste sono. Ancora su come ti vede, su questa controparte, il due di coppe. L'adattabilità. Allora, per questa persona si stava adattando a questa bellezza, a cotanta bellezza, perché non era abituata, no? Abituato ad alzare le difese, a mettere le barriere, 9 di bastoni avevamo visto prima. Ragazze mie, questo si era adattato all'illusione di vivere qualcosa di meno di quello che ha sperimentato con te, cioè l'illusione di Maya. Ha scardinato questa persona l'illusione delle relazioni, di come si deve vivere una relazione, delle relazioni che ha vissuto prima di te o dopo di te, insomma, e l'illusione di adattarsi a qualcosa di meno di quello che la sua anima chiedeva. Perché tu, che stai guardando, non ti sei mai adattata, non ti sei adattata, dando questo esempio di risveglio. Wow, e infatti qua sotto abbiamo la maestria, vedi? Tu incarni questa maestria, quella di uscire fuori dall'illusione. Ragazze e mie ragazze, abbiamo fatto una lettura molto profonda, molto autentica, molto vera. Non mi sento di aggiungere altro. Questo ritorno arriva per l'adulto emotivo che vuole realizzarsi in te. E con questa maturità del cuore, questo rientro sarà epico per entrambi, o in un senso o nell'altro epico. Qualsiasi cosa ne deriva, ci sarà un rilascio karmico di tantissime vite. Bellissimo. Io non aggiungo nient'altro, è stata molto profonda, molto chirurgica, molto 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 bella. Ragazze e miei ragazzi, io vi esorto sempre a avere consapevolezza e a praticare con la fede nel cuore per realizzare il grande amore della vostra vita, che poi è il capolavoro della vostra vita. Detto questo, io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!